Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami gemelli, tendenze energetiche karmiche per il prossimo trimestre. Tenete presente che vale 3 mesi da quando la ascoltate. 3 arcani ragazzi. Il sole, molto bene. La forza e la ruota della fortuna, cioè meglio non poteva andare ragazzi. Vediamo se riusciamo a farli stare tutti e 3. Ok, direi che c'è come un cambio. Il sole è la prosperità, la chiarezza mentale, la forza, è il coraggio di fare una scelta, e come chiarezza mentale, il coraggio di fare una scelta è il cambio, che essendo una ruota della fortuna potrebbe proprio essere un ciclo karmico, non solo un'evoluzione del karma, ma proprio la chiusura di qualche cosa di vecchio. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Nello specifico, come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e in più, sempre in descrizione, ci sono i videocorsi gratuiti presenti sul canale. Sono 2, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere l'energia disponibile. Partiamo con un 9 di coppe, che è una bella carta, devo dire. Wow, un'altra volta al sole, ma che bello! Abbiamo un fante di coppe, un 8 di coppe, cinque di coppe, 10 di coppe e 3 di coppe. Avete tante coppe, ragazzi, eh? Cioè, praticamente sono tutte coppe tranne il sole. Wow! Potrebbe proprio essere una questione affettiva per qualcuno. Andiamo a vedere carta per carta, poi farò come un riassunto o darò come un messaggio globale. Allora, partiamo da questo 9 di coppe che comunque è una carta di grande soddisfazione, di grande appagamento. 8 di coppe che avete già qui, la forza che avete già qui e il re di coppe. C'è bisogno di qualche cosa di più, non dico che stiate male, però è un 9 di coppe. Qui poi abbiamo il 10 di coppe. È come se vi mancasse una coppa, se con questo 8 di coppe andaste verso la ricerca, verso nuovi orizzonti, verso... Mi verrebbe da dire verso questo re di coppe, quindi per qualcuno potrebbe essere proprio un qualche questione a livello romantico, non solo affettivo. Andiamo a vedere la carta del sole. Re di pentacoli. E 3 di pentacoli. Ho la sensazione che in questo periodo la vostra necessità sarà proprio quella di aprirsi agli altri, aprirsi al mondo, aprirsi anche a se stessi, nel senso che comunque il sole è una carta collegata al terzo chakra e quindi anche all'amor proprio.
È come se voi partiste da un punto di abbondanza e non deve essere necessariamente un'abbondanza finanziaria, eh. Può essere magari il fatto che siete circondati da persone che vi vogliono bene, può essere il fatto che avete un sacco di doti da sviluppare, che siete buoni ascoltatori o buoni oratori, insomma c'è come una abbondanza che il mondo vi chiama a condividere. Andiamo a vedere il fante di coppe. Imperatrice e cavaliere di coppe. È come se aveste bisogno, o meglio, il prossimo periodo, perché queste sono carte di potere proprio economico. È come se aveste bisogno di o capire come muovervi, come ampliarvi, come espandervi. Ehm, Ho come la sensazione che abbiate bisogno di far crescere una vostra idea. Siccome sia il fante di coppe che il sole sono carte che ricordano i bambini, l'ingenuità, questa fiducia, a mille che hanno sempre i bambini, qui è un po' come se vi dicessero di, mm, mi viene da dire, monitorare la fiducia che date alle persone. Cioè, quanta fiducia date a chi? Questa persona se lo merita? La date così di default, nel senso che appena conosciute una persona subito vi fidate di lei, o date per scontato di dovervi fidare, ma rimanete attenti a quello che dice per vedere se racconta storie? Perché la carta dell'imperatrice... Ah, ragazzi, potrebbe anche essere, vi dirò, potrebbe anche essere una sorta di richiamo alla vostra essenza con la carta del sole e quindi fare una sorta di cambio di identità, se vogliamo. È come un mi trasformo da un semplice fante ad un'imperatrice, cioè inizio a prendere consapevolezza del potere che ho di creare la mia vita. E difatti qui vediamo un 8 di coppe che è quello che vi manda a ricercare qualche cosa di più alto, a ricercare qualche cosa di più elevato, di più adatto a voi, che vi dia più soddisfazione. Mm. Asso di coppe e 9 di pentacoli. Vedendole così mi viene da dire che una relazione potrebbe essere diventata una relazione di amicizia e quindi qualcuno qua cerca di andare verso una nuova realtà, verso nuove conoscenze. L'asso di coppe di solito è un nuovo inizio, è la carta dell'innamoramento. Quindi e questa qua è la carta dei single, quindi ragazzi non escludo che per qualcuno si tratti di o lasciare l'ambiente familiare per costruire la propria famiglia, soprattutto se siete giovanissimi, può far riferimento anche a una questione lavorativa, soprattutto se siete in un'azienda familiare. Qui ci potrebbe essere la voglia di costruire qualche cosa di vostro, di indipendente, di creare voi la vostra realtà. Può essere che il genitore, il vecchio capo, insomma qualcuno vicino a voi che vi spinga, che vi aiuti a fare questo passaggio, ma fondamentalmente quelli che devono scegliere siete voi con la carta della forza, ce l'avete anche qui. Sono tutte carte di molta generosità. Andiamo a vedere il 5 di coppe, fante di spade e giudizio. Datemi un'altra carta per il fante. Un altro fante, fante di coppe. Datemi un'altra carta per il giudizio.
Sì, ho la sensazione, ragazzi, che questa trasformazione, dov'è, della regina, dell'imperatrice, dovrà essere piuttosto, mi viene da dire rapida. Io qui non è che veda energie veloci, però ho come la sensazione che va bene intraprendere la vostra verità, la vostra vita, la vostra realtà, il vostro progetto, seguire le vostre idee, ma ho come la sensazione che siate un po' inesperti sul tema. Ed è per quello che entra in gioco questo giudizio e questo re di spade. Io credo che queste due carte facciano riferimento a una persona che già conoscete e che potrebbe venirvi in aiuto in questo momento di passaggio. C'è un 5 di coppe, il 5 di coppe di solito è una carta di carenza, come se aveste perso qualche occasione, come se aveste perso quel giorno importante, non so se avete l'inaugurazione di qualche nuovo negozio, potrebbe essere posticipata. Niente di preoccupante, però è come se fosse un rallentamento nel processo evolutivo. Ed è qui che tenete presente che il Re di Spade fa riferimento molte volte agli psicologi piuttosto che agli avvocati, ai medici, fa riferimento a quelle carriere dove c'è da studiare tantissimo, ai notai. Quindi non vi nego che potrebbe essere un legale, quello che vi viene in soccorso, quello che vi viene in aiuto, uno psicologo, perché magari avete solo bisogno di capire come gestire il vostro potere personale, perché qua ce l'avete, sta sbocciando il vostro potere personale. Qui con il 9 di coppe è come se foste in una zona di comfort, mentre qua si decide di, ok, vado per la mia strada, vado per la mia via, vado per quello che credo io, per il tipo di realtà che io voglio creare con questa ruota della fortuna. Andiamo a vedere anche il 10 di coppe. Diavolo. E 9 di coppe che avevate già qui. Datemi una carta per il diavolo. Matto, stella e 3 di spade. Potrebbe esserci qualche tema anche legato ai figli, ragazzi. Potrebbe anche esserci come la scelta, se siete in una coppia, di creare famiglia, di concepire un figlio, insomma. E non vi nego che effettivamente potrebbe arrivare, perché avete imperatrice, asso di coppe, matto, 9 di pentacoli. E poi c'è anche la stella qui, tra l'altro. Vi dico, fate attenzione a non farvi condizionare troppo da questo risultato che volete raggiungere, perché potrebbe essere che non arrivi nei tempi in cui voi volete. Vi dico questo solo perché c'è qua un diavolo che mi parla come di un pensiero fisso in questo caso. Andiamo a vedere anche il 3 di coppe. La regina di coppe qua avevate il re. 4 di pentacoli e 3 di coppe. Allora, c'è una forte componente a livello di amicizia, quindi potrebbero essere degli amici, delle persone con le quali vi confrontate che potrebbero portarvi un po' fuori tema. Tenete sempre presente che quando gli altri ci danno dei consigli lo fanno attraverso il loro modo di pensare, le loro esperienze, il loro, come vi posso dire, campo energetico di pensiero, perché sapete che noi creiamo la nostra realtà anche in base a quello che pensiamo. Quindi quando qualcuno vi dà un consiglio tenete presente che è filtrato dalle sue esperienze. Non è detto che perché quella persona vi dica così o perché a quella persona è andata male, per esempio, che a voi succeda lo stesso. Qui è un qualche cosa di nuovo che nasce, bisogna solo prendere la decisione e andare verso quello che si vuole creare. Vi dico, è facile che sia il voler far crescere la famiglia se siete in una relazione da tanto tempo. Se invece siete single, non siete in nessuna relazione, qui vi dico che potrebbe esserci una conoscenza che diventa qualcosa di più importante e qui il tema figli potrebbe essere tema di discordia,
perché magari vi conoscete da, non lo so, 1 o 2 mesi, questa vale tipo 3, e dopo un paio di mesi si inizia così a tastare il terreno, no? Ma tu, figli, ma cosa ne pensi dei bambini o cose di questo genere? Ma sento che è ancora un po' precoce, non è ancora un argomento da poter toccare in questo senso. Sta di fatto, ragazzi, che qui si tratta per voi di aprirsi a tutto quello che di nuovo può arrivare. Qui avete la stella, qui avete la ruota del destino, scusate. Qui avete la stella, qui la ruota della fortuna e sono 2 carte collegate al destino. Quindi è facile che stiate andando verso quello che è predestinato, che è un 10 di coppe comunque, ragazzi. Cioè, alla fine c'è questo completamento che qui all'inizio non c'era. Quindi qualsiasi sia la cosa, anzi, fatemelo sapere nei commenti, qualsiasi sia la cosa che vi manca, diciamo così, per sentirvi completi, entro la fine del trimestre, secondo me, arriverà. C'è la possibilità di doversi far aiutare da una persona esterna, potrebbe essere appunto un legale. Guardate, ho la sensazione che se per caso avete del denaro che avete acquisito prima di conoscere questa persona, prima di iniziare una relazione con questa persona, prima di sposarvi con questa persona, tutelatelo bene. Questo è un messaggio spot che arriva così, però sento di darvelo. Non fatevi condizionare troppo dalle persone esterne, mi viene da dire, cioè seguite la vostra essenza. Le persone esterne potrebbero essere gli amici, i colleghi, il o la partner, i figli, cioè per la serie voglio fare quella cosa lì, ma non riesco mai perché devo sempre seguire i figli. No, organizzate i figli in modo da ritagliarvi il tempo, ok? Che altro vi posso dire, ragazzi? Sì, si tratta di imparare a plasmare prima i vostri pensieri, poi le emozioni e poi la realtà. Qualcosa di bello sta per cominciare, ragazzi. Se ve la devo dire tutta, io questo diavolo non lo sento neanche poi tutto negativo, eh. Anzi, è più una carta che mi parla di qualcuno che si riprende o prende il proprio potere personale. Però ecco, il consiglio è quello di non farsi coinvolgere troppo dagli amici, anche perché sento che gli amici in realtà non sanno tutti i dettagli e poi solo voi sapete i dettagli della situazione e non importa se gli altri giudichino giusto o sbagliato una cosa, il punto è come la giudicate voi, perché quello è quello che importa, il vostro punto di vista, perché la vita è vostra e dovete scegliere voi per voi, insomma. Va bene, andiamo a vedere un koan. Mm, 3 koan. Immerso nell'acqua, allunghi le mani per bere. Ok, voglio l'abbondanza e non vi rendete conto. Dov'è il 4 di coppe? Eccolo qua. E non vi rendete conto che siete immersi nell'abbondanza. Difatti qua partiamo con un 9 di coppe, ragazzi. Quindi c'è effettivamente questa abbondanza. Diciamo che secondo me è più una sensazione di vuoto quella che potreste avvertire, magari perché vi manca il figlio, magari perché vi manca un progetto di coppia, magari perché se fosse una situazione lavorativa vi manca un progetto da seguire, però tutto sommato siete nell'abbondanza e qua si vede. Ok, poi abbiamo l'acqua è un'essenza, diventa latte se la beve una mucca e veleno se la beve un serpente. Sostituiamo la parola acqua con informazioni. Se queste informazioni sono dette da una persona amorevole, saranno parole piene di amore. Se queste informazioni verranno dette da una persona arrabbiata e frustrata e delusa dalla vita, saranno parole frustrate, arrabbiate e di delusione, lamentele e via dicendo. Quindi è un po' quello che vi dicevo prima, no? Filtrate quello che vi dicono gli amici e le persone che vi sono vicino, perché dipende anche dallo stato d'animo della persona quello che dice su una cosa o una persona. Tu sorridi e il mondo cambia, cambiate attitudine. Qua vi dice proprio di aprirvi, avete 2 volte la carta del sole e vi dice proprio di aprirvi al mondo, di aprirvi a quanto di bello può arrivare
e sta per arrivare, perché qua abbiamo un asso di coppe. Bene, ultimo messaggio, andiamo a vedere una meditazione di Findorn per concludere la lettura. La fede senza l'azione è morta. Vi ricordo che la carta del sole, tutte e tre in realtà, beh, la ruota della fortuna no, più o meno, un nì, però sia sole che forza sono due carte yang, sono due carte di azione, di movimento, di fare cose. La vita senza amore è come un deserto senza acqua, arida, secca, incapace di produrre alcunché di vivo. Quindi mantieni aperto il cuore, perché l'amore fluisca qualsiasi cosa avvenga. Che la tua vita sia vitale, fioriera di altra vita e di altra vita ancora. Bellissima carta, ragazzi. L'amore non dovrebbe mai venire aperto o chiuso come un rubinetto. Quando ami, fallo con tutto il cuore e non avere mai paura di dimostrarlo. L'amore non può essere nascosto, è qui perché tutti lo vedano e lo condividano. Consenti all'amore divino che è in te di fluire libero, perché l'amore attira amore. Mantieni il cuore aperto e ama, ama, ama. Wow! Bellissime carte. Ci terrei a fare una specifica. Quando vi dicono ama, 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 va benissimo essere lì per amare l'altro. C'è una frase di queste che dice grande comprensione arriva con... scusate, grande compassione arriva con la comprensione, una cosa del genere. Comprendere perché gli altri si comportino in un certo modo e continuare ad amarli nonostante magari certi comportamenti siano discrepanti dai nostri è lecito. Quello che non va bene è continuare ad amare una persona per quello che è e nel momento in cui ci fa un torto riprenderlo nella nostra vita, riprendere questa persona nella nostra vita perché la amiamo al di là del cambio di questa persona. Cioè, la persona mi fa un torto, arriva e mi dice mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, e io amo questa persona, perdono questa persona, ma questo non vuol dire che io ritorni insieme a questa persona. Se lo sgarro che mi ha fatto è grande, io posso scegliere di non voler averci più niente a che fare, nonostante il mio sentimento, il mio cuore è aperto nei confronti di questa persona. Però la mia parte razionale, la mia mente vede, capisce, comprende che una relazione tra me e questa persona non porta da nessuna parte, magari perché siamo due caratteri troppo diversi, magari perché la persona ha un'ideologia differente dalla mia, ci sono vari motivi. Però ho la sensazione che amare sì va bene, ma non date per scontato che sia una condizione sufficiente a far funzionare una relazione, perché bisogna essere in due. Amare una persona certe volte vuol dire anche dire no. Pensate ai genitori quando educano i figli, il figlio con 12 anni chiede mamma posso andare a ballare in discoteca? E anche no, ok? Cioè, vabbè. Spero che abbiate capito l'esempio che volevo farvi. Cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi e condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail, io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Lo stesso lavoro io lo affronto nella sezione degli abbonati, chiaramente in modo un po' più generico perché non avendo la persona davanti non si può fare il lavoro a tu per tu, però comunque anche lì c'è già del buon materiale, ci sono argomenti di metafisica spiegati, metamedicina, insomma un po' tutto quello che riguarda la magia bianca. Sono 4 playlist, sono in ordine di numero e quindi non vi resta che iniziare dalla numero 1. Bene, se volete dare un'occhiata ai titoli dei video, sono le playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!